Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, che cos'è che non vedi ma ti sta accadendo proprio adesso anche se non lo vedi? Cioè, che cos'è che si sta muovendo per te? Non è la digestione, magari potrebbe anche essere quella. Cos'è che si sta muovendo dentro, a parte la digestione? Cioè, che ancora non la vedi, c'è dietro il velo delle apparenze, no? Mentre pensi che no, non sta accadendo mai niente, eccetera. Ecco, il mondo invisibile sta preparando qualcosa, può essere un incontro, un cambiamento, un segno. Gli spiriti si stanno organizzando la scena, quindi stanno sistemando i dettagli di qualcosa che presto prenderà forma, ma che adesso puoi solo percepire come un sussurro, una sensazione sottile, un déjà vu, una spinta che ti fa dire c'è qualcosa che non comprendo, ma sento che c'è. Ecco, oggi andiamo a fare questa bella lettura per mostrarti cosa si sta muovendo dietro le quinte. Non quello che sai già, ma ciò che ancora non puoi vedere. E questo lo facciamo grazie ai tarocchi, che sono uno strumento stupendo per vedere quello che sta accadendo dietro le quinte, per farti prendere consapevolezza, libertà e visione. Perché il destino, no? È come se mi viene in mente sta metafora, questa immagine, non bussa mai con le mani, no, bussa con i simboli, con le coincidenze, con le persone che arrivano al momento giusto, con le pause che non avevi previsto. Quindi oggi abbiamo due varianti, ragazze mie e ragazzi, le potete sentire anche entrambe. Sotto trovate all'info box la timeline di ogni mazzo. Lasciatevi ispirare, apriamo il cuore, rilassiamo lo sguardo e lascia che la mente smetta di cercare spiegazioni, perché questa è una chiamata dell'anima. Andiamo a vedere insieme cosa il mondo invisibile sta tessendo per te, mentre tu, senza saperlo, stai già camminando dentro la tua prossima rivelazione. Andiamo a mettere inizialmente 5 carte, andiamo a vedere qual è la forza che sta muovendo dietro il sipario della tua vita, cioè l'energia invisibile che sta lavorando per te. Chi o cosa sta muovendo i fili? Chi sta orchestrando questo cambiamento? Possono essere degli spiriti alleati, un tuo avo, un tuo antenato, un amore spirituale. Poi andiamo a vedere l'illusione, cioè cosa tu stai interpretando come ostacolo, che invece è un'iniziazione. È la maschera del sacro, no? Il travestimento del sacro, ciò che ti confonde, che non riesci ancora a riconoscere, ma è un'iniziazione. E poi andiamo a vedere la svolta, cioè quale nuovo atto della tua vita sta per essere rivelato, cosa sta per manifestarsi, no? Cioè il dietro le quinte che diventa la scena, quello che gli spiriti stanno preparando per te e che sarà presto visibile. E poi andiamo a vedere il dono invisibile, cioè la benedizione nascosta in tutto questo. Il dono che tutto questo ti sta portando ma che non vedi ancora. Ok? Partiamo per il nostro viaggio. Prima variante e seconda variante, scegliete. E partiamo dalla prima. Allora, andiamo a vedere, entriamo nel nostro spazio sacro, magico. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere visione, consapevolezza e libertà. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, prima carta, il velo. Quale forza sta muovendo dietro il sipario della tua vita? Chi o cosa sta muovendo i fili? L'illusione. Cosa stai interpretando come ostacolo che invece è un'iniziazione?
La svolta, quale nuovo atto della tua vita sta per essere rivelato? Cosa sta per manifestarsi? E poi il dono invisibile. Qual è il dono che tutto questo ti sta portando ma che non vedi ancora? Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cos'è che non vedi ma ti sta accadendo adesso? Allora, andiamo a vedere qual è il velo. 7 di bastoni. Sento che qualcosa dentro di te sta già lottando per emergere. C'è un'energia viva qua, un'energia forte che sta spingendo in alto, no? Come una fiamma che non accetta più di restare nascosta. Probabilmente ti senti un po' in tensione adesso, tesa o teso, come se il mondo ti chiedesse di difendere ciò che ami, o come se dovessi proteggere il tuo spazio. Mi spiego? Però in realtà, dietro le quinte, questa non è una battaglia, è una nascita. Gli spiriti ti stanno spingendo oltre la paura del giudizio, oltre la necessità di giustificarti, cioè ti stanno portando verso una nuova posizione di forza, in cui non devi più convincere nessuno, cioè devi solo restare centrata o centrato nella tua verità. È come se l'universo in questo momento ti dicesse non arrenderti proprio adesso, perché quello che senti venire contro di te è quello che ti sta facendo spiccare il volo. Quindi sì, qualcosa si sta muovendo e si chiama affermazione dell'anima. E mi viene in mente qui la frase del grande Adler, diceva che l'anima ha una grandissima aspirazione ad emergere. Ecco, quindi la tua anima ha una grandissima aspirazione ad emergere in questo momento. E quindi lotta è tesa, no? È come il semino che lotta per spaccare il guscio, per radicarsi nella terra e poi ergersi, uscire fuori dalla terra e combattere contro le proprie resistenze per arrivare al sole. Il tronco, no? Di un semino, di un albero. È molto forte. Vediamo che cosa c'è dietro tutto questo. Qual è la forza o gli spiriti alleati che c'è dietro a tutto questo? Una bellissima regina di spade, guarda come guarda il 7 di bastoni. Sai che ti dice? Questa è una forza lucida, è una forza mentale, anche spiritualmente acuta. Qua io vedo un'intelligenza superiore, può essere la tua mente poetica stessa che sta distruggendo la mente razionale, portandola al servizio, e la tua mente risvegliata, o la tua parte proprio più saggia, oppure uno spirito guida femminile che sta tagliando via ciò che non serve più. Sta organizzando il cambiamento attraverso la chiarezza. Questo spirito ti spinge a non perdere tempo inutilmente in drammi, ma a scegliere la verità anche se scomoda, a parlare chiaro e a non accettare compromessi con l'anima. Cioè è come se la vita ti stesse dicendo adesso devi essere limpida come il cristallo o limpido come il cristallo. Dietro questa energia di rigore su questo c'è tanto amore, perché l'alleato che ti sta guidando in questo momento non ti vuole vedere ferita, ferito o dispersa, ti vuole sovrano di te stesso. E sento anche che dietro le quinte qualcuno ti osserva con molta ammirazione. Qualcuno che vede la tua lucidità come una forma di bellezza. Ok? Bello, bello. Vediamo qual è l'illusione. L'illusione che l'abbiamo nominata proprio cosa sta interpretando come ostacolo che invece è un'iniziazione. I pesi, 10 di bastoni. Questo è il punto delicatissimo. Guarda, probabilmente ti senti molto stanca o stanco in questo momento, sovraccarico, cioè come se portassi un po' il peso del mondo da solo, no?
Cioè, come se avessi creduto che fosse tutto sulle tue spalle, che dovessi dimostrare la forza, tenere insieme ogni pezzo, anche quando dentro di te avresti voluto appoggiarti. Cioè, l'illusione è proprio questa, credere che la fatica sia una punizione, quando in realtà è un'iniziazione al lasciare andare. Gli spiriti ti stanno insegnando che non devi fare tutto, che la potenza non sta nel resistere, ma nel permettere. Il 10 di bastoni ti porta al limite, no? Solo per mostrarti che non serve più spingere, non devi spingere, cioè adesso è il tempo di lasciare che la vita ti aiuti. Ciò che sembrava un ostacolo è in realtà l'invito a farti portare tu, ok? Fatti portare dalla vita, non devi portare tu la vita addosso. Cioè a riconoscere che il sacro qua si manifesta quando smetti di voler controllare tutte le cose. Mi spiego, stai vedendo delle cose che ti appesantiscono come fatica, eccetera, fatti portare dalla vita, smetti di controllare tutto. Ok? Vediamo qual è la svolta. E beh, il 6 denari, questo è cosa sta per accadere, è l'equilibrio che sta per accadere. Sta per arrivare uno scambio giusto, una mano che si tende verso di te. Cioè, come se l'universo stesse pareggiando i conti. Nel senso d'amore, mi spiego, cioè se hai dato tanto senza ricevere, arriva la compensazione. Se ti sei sentito solo o sola, arriva la reciprocità. Se hai chiesto dei segni, arrivano. Cioè il 6 denari è come dire, ciò che hai seminato, ciò che hai dato, comincia a tornare. E questa volta non devi chiedere nulla, ti viene dato e basta. Sta per manifestarsi qua una grazia, un aiuto concreto, probabilmente anche materiale per alcuni di voi, che è carico di significato. Cioè gli spiriti stanno muovendo dei fili di sincronicità per portarti ciò che ti spetta veramente. Quindi io ti dico, apriti a ricevere, perché questa è la tua svolta, apriti a questo ricevere, ok? E vediamo un po' come dono invisibile la benedizione nascosta in tutto questo. Cioè, il dono che tutto questo ti sta portando, ma che non vedi ancora. Veramente, il 9 di denari, sapete quanto amo il 9 di denari? Cioè, realizzazione, autonomia economica, lavorativa, personale. Ti sta portando una cosa stupenda, la piena realizzazione. Ti stai avvicinando a una fase in cui non hai più bisogno di chiedere conferme. Sarai tu la conferma. Il 9 di denari è prosperità, ma soprattutto quella pace, cioè quella gioia di sentirti completa o completo nel tuo spazio, nella tua arte, nella tua vita. Ciò che non vedi, ma sta già accadendo, è che l'universo ti sta rendendo padrone del tuo giardino interiore. Ti sta preparando a raccogliere i frutti. Mm, come naturale conseguenza del tuo cammino, mi spiego. Quindi il dono invisibile, il 9 di denari per me è la libertà di essere te stessa, te stesso, senza paura di perdere nulla perché sei completa o completo. Quindi l'autosufficienza emotiva e animica. Bellissimo. Bellissimo, cioè ciò che non vedi è che già stai vincendo. La tua luce si è mossa in silenzio e adesso tutto il resto si sta solo allineando, va bene? Wow. Vediamo ancora cosa ti dicono gli oracoli. Mettiamoci questi. Ciò che non vedi che ti sta accadendo adesso. Andiamo a vedere sull'energia invisibile delle 7 di bastoni. E stai imparando a non autosabotarti più. Cioè, stai guardando in faccia le tue paure, sei resiliente in questo. Questo è l'autosabotaggio, no?
Cioè, stai imparando a non autosabotarti più, affrontando le tue emozioni con grande dignità e con grande reverenza per le emozioni. Stai combattendo bene, ce la stai facendo, eh? Io questa stessa mi pare di molte di voi che erano al limite, infatti. Sull'alleato invisibile con quella bellissima regina di spade, la mente lucida che dice la verità e taglia il superfluo. La guida, guarda un po' se non si parlano tra di loro. Questa è una guida spirituale, un'energia femminile che ti guida qua. E questa energia femminile è proprio la tua guida in questo momento ed è una guida che ti parla in modo lucido e ti fa anche, ehm, cioè, quello che stai portando avanti adesso con la chiarezza che hai è questo spirito guida femminile. E anche il fatto di non perdere tempo in drammi, di autosabotaggio, eccetera. No, no, stai scegliendo la verità anche se scomoda, perché ce la fai, non hai più paura di dire la verità o di scegliere la verità, di essere limpida come il cristallo, perché è proprio una guida spirituale qua forte, è il tuo femminile interno o un alleato femminile qua, ok? Può essere anche con una persona esterna, eh? Fammi mettere una carta sul 9 di denari nella tua realizzazione. Ah, ci picchia. Nessuno, la tua mente razionale non ruberà più il tuo talento, ladrone. Qua mi parla di autosabotaggio mentale che ti sei fatta prendere, ma questo l'abbiamo fatto tutti dall'archetipo della vittima, no? E il mondo mi fa questo, è tutto su di me, eccetera, eccetera. Questo ha rubato il tuo potenziale, ma il 9 di denari è l'autosufficienza emotiva che ti permette di sentire tutta la ricchezza che hai, tutta, e quindi la manifesti anche fuori. Nessuno può più, nessuno che è la mente poi, no? Che ti ruba il potenziale creativo. Vediamo cos'altro dicono queste. Sempre sulla tua realizzazione. Sì, ragazzi miei, ragazzi, il periodo oscuro sta finendo, va bene? L'arcobaleno. Quando esce l'arcobaleno? Giornata di pioggia, eccetera, e poi esce l'arcobaleno, e quella, l'arcobaleno è proprio wow. Mi spiego? Quando stai un po' ingrugnita, ingrugnito, no? Nel grigio, eccetera, a un certo punto esce l'arcobaleno, quella sensazione lì. Questa carta ti dice una cosa fondamentale. La notte la notte più buia è quella che precede l'alba. L'ora più buia della notte è quella che precede l'alba. Va bene? Perché l'universo si sta assestando. Ok, bellissimo, bellissimo messaggio. E vediamo ancora con questo, sempre sull'arcobaleno. Bellissimo, ascolta il cuore, sì, prenditi del tempo, sintonizzati sulle tue emozioni e vedrai che quello che ti ho detto lo sapevi già. Ok, quello che ti ho detto lo sapevi già. Fammi mettere ancora queste. Arriveranno sblocchi su tutti i fronti, Giano. Sblocchi su tutti i fronti, comunicazioni, sblocchi che sono chiave, che sono chiavi, ok? Le chiavi di sblocco da più fronti, ok? Fammi vedere su questo Giano, sulle comunicazioni, mettiamoci i tarocchi. Regina di coppe, che stavi aspettando queste comunicazioni. Tre di bastoni che ti apriranno una nuova visione, assolutamente sì, sì. Allora, queste comunicazioni e il nuovo che sta arrivando prefigura il fatto che tutto il vecchio sta crollando, la torre, ok? Stavi aspettando questo cambiamento da molto tempo, Regina di coppe e tre di bastoni, per avere una visione, no? Ma la visione ce l'hai quando getti via tutto ciò che non serve più con la torre.
Vediamo che cos'è che non serve più con la torre. Il 9 di denari, l'idea di sicurezza che avevi. Cos'è che non serve più con la torre? L'idea di sicurezza che avevi. Tutti noi abbiamo una certa idea di sicurezza secondo un modus vivendi, no? Ciò che abbiamo, ciò che possediamo ci dà sicurezza. No, no, la sicurezza esterna ti arriva quando hai un nuovo approccio di che cos'è veramente la prosperità. Il 9 di denari è uscito 2 volte. La vera prosperità è quella che arriva quando dentro si è prosperi e ti arriva la prosperità esterna. Quindi queste comunicazioni, gli sblocchi arrivano e ti stanno arrivando quando tu sei pronta a ricevere una nuova idea di prosperità. Queste carte mi stanno dicendo che già arriva questa nuova idea di prosperità, che non è legata alla cosa materiale in sé, alla paura, al controllo, è legata al sentire ciò che c'è internamente a te, ciò che ti si confà di più, mi spiego, non ciò che ti hanno detto che dovessi fare o come si dovrebbe fare. Questo è il senso. Cioè, quello che vedo forte con la regina di coppe qua è che la tua sensibilità sta tornando a essere un potere, non un peso, va bene? Qua mi dice che questo sblocco ti proietta proprio nel futuro, dove si aprono orizzonti, occasioni, movimenti e stai iniziando a vedere tutto in modo nuovo. Cioè il disegno inizia a prendere forma, gli spiriti ti stanno mostrando che c'è un piano e tu lo sai già, e con questa torre tutto si purifica. C'è il grande boom del pensiero antico, crolla la modalità rigida che avevi sia su di te che su come dovevano andare le cose per avere prosperità. È una liberazione, no? Cioè, la prosperità arriva proprio nel momento in cui smetti di cercarla con la mente. Quando distruggi il vecchio concetto di successo, di dovere, di controllo, allora la prosperità non è più un obiettivo, diventa una conseguenza naturale del tuo stato dell'anima. Mi spiego quello che ti voglio dire? E qua il fatto che ci siamo autosabotati tante volte con questo approccio. E anche il fatto che rispetto a quei modelli che ci hanno propinato, no? Di cos'è la prosperità, di come stare bene, eccetera, allora ci siamo sempre sentiti vittime di quello perché non posso, non riuscirò mai ad arrivare a quel modello. Ecco, questo è un autosabotaggio, cioè che adesso non serve più. Cioè la tua guida luminosa, la parte di te che sa, che vede, che riconosce la bellezza anche nelle tempeste, ti dice che da sabotatore stai cedendo il passo al maestro, da vittima a maestro, no? A mago. Quindi non cercare di capire con la mente, segui proprio il calore della regina di coppe, che è la tua parte femminile, no? Anche se sei uomo. Perché c'è proprio un allineamento in corso qua, un richiamo animico, stai tornando verso la tua direzione originaria, 9 di denari 2 volte, l'essere unico. Mi dice che hai camminato tanto nel buio, adesso la guida interiore sta riaccendendo il cammino con piccoli segnali, coincidenze, intuizioni. Cioè, visibile e invisibile si stanno parlando e tu stai proprio nel mezzo di questo dialogo, mi spiego? Sì. Qualcosa del passato si chiuderà definitivamente, qualcosa di nuovo comincia a scorrere. Va bene? Ma il senso qual è di tutta questa stesa? Il senso è bellissimo perché qua mi stanno assolutamente dicendo che ciò che non vedi ma che ti sta accadendo adesso è che il tuo mondo invisibile si sta riordinando per servirti meglio. Il caos che senti è come se fosse, sai, la danza degli spiriti che stanno riarredando le stanze dentro di te, mi viene da dire, no? Stai passando da un tempo di resistenza a un tempo di ricezione, regina di coppe. Dalla logica alla magia, dalla paura al respiro. Allora la voce che ti arriva sottile ti sta dicendo che lascia che cada ciò che non è più vero. Lascia che si apra la porta di Giano, perché dietro c'è la tua nuova luce che entra. Ok?
Ok, ragazzi miei ragazzi, stesa potentissima, bellissima. Io concludo qui, mi raccomando, praticate, praticate. Trovate la pratica dei 21 giorni sotto all'info box. E quindi, detto questo, ti abbraccio forte forte. Io passo all'altra variante, se mi segui anche lì, altrimenti che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante o anche la seconda. Andiamo a vedere ciò che non vedi ma ti sta accadendo adesso, ok? Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, libertà e bellezza. Sabbe satta su chi conto. Qual è il velo? Quale forza sta muovendo dietro il sipario della tua vita? Chi o cosa sta muovendo i fili? Qual è l'illusione? Cioè cosa stai interpretando come ostacolo che invece è iniziazione? Qual è la svolta? Cosa sta per manifestarsi? E poi qual è il dono invisibile? Cioè il dono che tutto questo ti sta portando ma che non vedi ancora. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro. Cos'è che non vedi ma ti sta accadendo adesso? Andiamo a scoprire. Allora, il velo, qual è la forza che sta muovendo? Guarda, ragazzi, quando c'è la giustizia che si muove dietro, c'è una forza di riequilibrio. La giustizia sta agendo silenziosa. Questa è una dea, no? Come una dea antica che pesa le tue azioni e ti prepara all'evoluzione. C'è qualcosa che per tanto tempo è stato sbilanciato, si sta rimettendo a posto, anche se a te può sembrare caos o ritardo. Invece si sta mettendo a posto. La verità è che il cosmo sta aggiustando la traiettoria. Cioè, le tue scelte passate, quelle vere, quelle sincere, quelle che hai fatto con il cuore, stanno finalmente trovando riconoscimento. E tutto ciò che non era autentico, invece, si sta sciogliendo come neve al sole. Cioè, allora, la giustizia lavora con precisione chirurgica, cioè taglia il superfluo, mette in luce dove c'era ombra e lo fa perché ti stai riallineando con la tua missione animica. Cioè, dietro il sipario potremmo dire che c'è un contratto spirituale che si sta rinnovando. Ok? E vediamo chi o cosa c'è dietro le quinte che sta facendo questo. L'amore, no, è Dio amore, l'asso di coppe. È l'amore che sta facendo questo. Cioè, il più bello di tutti gli dei, il Dio amore, Eros. Qua, ragazze mie, ragazzi, non è solo l'amore romantico, qua c'è l'amore con l'A maiuscola, la sorgente da cui tutto nasce. C'è un'espansione in arrivo per te, potentissima. C'è un cuore che si riapre dopo essersi difeso troppo a lungo. Ah, ti dico una cosa, con queste due carte qua, gli spiriti ti stanno preparando a ricevere più di quanto tu creda possibile. Salvati il video, questo video, ok? Cioè, è come se la vita ti dicesse ora basta sopravvivere, adesso comincia a vivere. Cioè, dietro le quinte c'è un'energia bellissima, un legame può essere, un progetto, un sentimento puro che si sta per manifestare. E la cosa bella è che non devi fare niente per attrarlo, niente. Ti basta smettere di resistergli. Questo cambiamento è orchestrato dall'abbondanza stessa.
dalla dea dell'abbondanza, dall'energia dell'acqua qui, no? Che ti vuole far scorrere di nuovo, ti vuole far vivere. Va bene? Adesso andiamo a vedere con la terza carta, che è una chiave importante, l'illusione, che come abbiamo scritto qua è cosa stai interpretando tu come ostacolo adesso, che invece è un'iniziazione. 5 di denari, non avevo dubbi, con la dicitura amante in questa carta. Questa è la ferita. Questa è la ferita di chi si è sentito escluso, di chi si è sentito non visto, abbandonato, lasciato fuori dal tempio dell'amore o del successo, no? È possibile che tu ti sia sentita, come tutti noi ci siamo sentiti, come se l'universo si fosse dimenticato di te. Ma in realtà questa è l'iniziazione più grande, cioè imparare a restare in amore anche quando sembra mancare. Come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Mi dice che questa carta, che la tua anima ha scelto l'esperienza della mancanza solo per ricordarti che tu sei l'amore stesso. E l'illusione è credere di dover ricevere da fuori l'amore. Questa è l'illusione. Quindi l'iniziazione è riconoscere che l'amante mistico, cioè lo spirito che ti ama, oltre il tempo e lo spazio, non ti ha mai lasciato. Tutto quello che pensi di aver perso ti sta solo preparando a ricevere in modo nuovo, più vero. Cioè la ferita sta diventando il portale. Mi spiego? Caspita, che stesa iniziatica, bellissimo, bellissimo. E vediamo qual è la svolta, cioè, come abbiamo scritto qua, il dietro le quinte che diventa scena, ciò che gli spiriti stanno preparando per te che sarà visibile. Fermento, 5 di bastoni, con la dicitura ambizione, questa è la svolta. Si accende il fuoco. La tua energia vitale si risveglia. Vorrai esprimerti, vorrai creare, vorrai affermarti. Dopo tanta introspezione, qua vedo l'azione. Il 5 di bastoni ti dice che ci sarà tanto confronto con il movimento, con le persone, confronto, sfida e crescita. Cioè l'universo ti sta testando. Ti dice questo l'universo. Guarda che ti dico. Sai chi sei anche quando sei in mezzo a tutto il rumore? Cioè, allora, fai questa scena, no? Ci sei tu in mezzo, tante persone che litigano, parlano, discutono, e tu guardi tutta questa scena. Ti azzuffi con gli altri per la necessità di avere un riconoscimento? Oppure riconosci chi sei anche in mezzo al rumore? Perché presto qualcosa dentro di te prenderà forza. Può essere una decisione che vuoi fare, può essere un progetto o una chiamata nuova, e potresti confrontarti con altri. Quindi è la tua energia creativa che torna a guidare la scena. E tutto questo sta succedendo adesso, Cioè, questa carta ti dice non aspettare che le cose siano perfette, tutto perfetto, agisci, agisci, anche se tremi, agisci, ok? E vediamo qual è il dono invisibile. Non poteva che essere il carro, la piena realizzazione, l'autostima, no? La maestria, dice qui, il movimento sacro, il carro è proprio la vittoria dell'anima che ha attraversato il dubbio e adesso cavalca il suo destino con padronanza. Il dono è la direzione ritrovata, la fiducia che ritorna, la velocità del cambiamento, cioè ciò che non vedi e che l'universo sta per metterti in viaggio, questo è il senso. O letteralmente proprio o simbolicamente, questo è un nuovo percorso, una nuova fase o un'accelerazione. Tutto quello che hai vissuto, la prova, la fatica, l'attesa, adesso si trasforma in una sorta di carburante, cioè stai tornando a guidare la tua vita. Ma c'è una sostanziale differenza però. Adesso non guidi più la tua vita per arrivare, ma per goderti il viaggio.
e mentre ti godi il viaggio la tua anima canta, canta. Mamma spaziale questa stesa, stupenda, stupenda. Quindi ciò che non vedi ma ti sta accadendo adesso è un riallineamento potentissimo tra giustizia e amore. Il mondo invisibile sta rimettendo ordine nelle tue energie affinché tutto ciò che hai dato con il cuore ti torni indietro in forma amplificata. Il passato si sta chiudendo con dignità. Stai guarendo la ferita dell'abbandono, comprendendo che l'amore non ti ha mai lasciato. Ricordati il mito di amore psiche, te lo spiego nel podcast Cos'è la mente, ok? Ha solo cambiato forma per farti scoprire la tua. L'ambizione che nascerà adesso non è ego, ma desiderio sacro. La volontà di servire la tua missione, di portare luce attraverso la tua unicità. Io so chi sono anche dentro al rumore. E il dono finale è la conquista, la maestria, la padronanza, cioè il carro ti conduce verso un tempo nuovo in cui sei tu a scegliere la direzione. Non sei più guidata o guidato dalla paura di perdere, ma dalla gioia di manifestare. Quindi io qua vedo che tutto si sta riorganizzando per te. Gli spiriti stanno preparando la strada, i segnali già ci sono e presto tutto sarà chiaro. Quindi non trattenere nulla, lascia che la giustizia apra e l'amore scorra, che la ferita si trasformi e che il carro parli con la sua forza affinché parta, mi spiego? Quindi ciò che non vedi è che l'universo si sta spostando per farti spazio. E dove prima c'era fatica, ora ci sarà grazia. Dove c'era silenzio, sentirai la tua anima dire sono tornata, sono tornato. E adesso comincio a vivere davvero. Magnifico, magnifico. Adesso mettiamoci delle specifiche. Sulla giustizia, per favore. L'otto di denari. Guarda, tutto quello che hai fatto, tutto il lavoro che hai fatto, tutta la cura che hai messo in ciò che hai fatto, ti sta per essere ripagato. Va bene? Tutto. Anche se non ti sei sentita o sentito meritevole o non sei stata riconosciuta o riconosciuto. Tutto, tutto. Sull'asso di coppe. Guarda, c'è l'imperatrice, ragazze mie, il divino femminile che vi guida, incredibile, incredibile, stupendo questo. Fammi mettere tutte le specifiche, poi ti dico, sul 5 dei denari. Non avevo dubbi che era l'appeso, capacità di cambiare prospettiva, l'amore è sempre con te. Sull'ambizione, paggio di coppe, sì, affacciarsi a un nuovo modo di vedere anche la propria vulnerabilità. E il carro, due denari, tutto riprende a fluire. Allora, cioè, guardare quello che c'è dietro a quello che non vediamo è una cosa incredibile. Io sai proprio che sto vedendo qua, che tutto quello che hai seminato anche nei momenti in cui ti sembrava inutile o troppo faticoso sta tornando a te. Le leggi dell'equilibrio, ciò che è giusto arriva, ma arriva solo quando smetti di chiederti quando. Ok? Qua vedo che hai lavorato tantissimo sul piano, non solo sul piano materiale, ma su te stessa, su te stesso, sulle relazioni, sull'anima. Stai per ricevere ciò che è tuo per diritto divino. È come se la vita stesse pareggiando i conti, rimettendo ordine dove c'era caos. Qua mi dice che hai costruito con dedizione ogni tuo sforzo, ogni tuo gesto coerente con il tuo cuore, è stato visto dagli spiriti e si apre la porta della ricompensa, questo mi stanno dicendo. E poi vogliamo parlare di questa imperatrice? Wow, wow. Cioè, allora, questa carta può essere, è qualcuno che ti ama, o qualcosa che ti ama, uno spirito o qualcuno. Può essere una persona, o un alleato spirituale, o la vita stessa, l'imperatrice è la vita, no? Che è incinta, la donna è incinta, quindi la vita stessa che torna a offrirti nutrimento dopo tanta situazione arida. Cioè, questa parla di fertilità, creazione, nuova ispirazione.
È come se finalmente stessi tornando a credere nella bellezza, nella dolcezza, nel piacere di ricevere senza colpa. E gli spiriti alleati stanno muovendo questo flusso d'amore, cioè ti stanno portando abbondanza attraverso la sensibilità, l'intuito, la connessione. È il tempo di ricevere, non solo più di dare. Per tutte voi che non l'avete fatta la danza del piacere, ragazze mie, questa è stesa, è proprio indicata. Facciamoci la danza del piacere, cioè ok, che trovate sempre nella playlist yoga sciamanico. E poi qua, quando hai pensato di essere esclusa o escluso, in realtà stavi passando solo attraverso un'iniziazione, cioè l'appeso qua ti ha fermata, ti ha fermato per farti guardare da un'altra prospettiva, quella dell'anima, non dell'ego, per farti diventare un empirismo radicale con la spiritualità. Ciò che sembrava una perdita, che in realtà ti stava liberando da un vecchio modo di pensare la mancanza, di pensare l'amore, di pensare la sicurezza. Quindi questo è proprio l'amante mistico, no? È l'amante, vedi, l'amante mistico, eccolo, quando pensi di essere sola, no, ci sono io, la mancanza non è assenza, è invisibilità. Quindi smetti di vederti piccola o piccolo, perché la tua anima è infinita. E hai dovuto restare sospesa o sospeso per poter cambiare occhi. Adesso puoi vedere che la povertà era un sogno, è tutto un sogno, perché l'anima è prospera, non è in realtà quello della povertà. Che cosa mi dice quest'altra coppiata di carte? Mi dice che oltre al fatto che ci può essere una certa tensione e competizione, che non è esterna, tanto esterna, è la parte di te che vuole crescere, che vuole emergere, che creare qualcosa di tuo. E questo paggio di coppe qua, che porta tanta dolcezza in mezzo a questo fuoco, ti dice che puoi affermarti senza perdere la tenerezza, puoi essere forte e al tempo stesso aperta all'emozione, cioè la svolta arriva proprio quando smetti di lottare contro te stessa o te stesso e cominci a danzare con la vita. Con questa carta mi dice che c'è una notizia, un messaggio sarà, o un nuovo progetto che nasce da qualcosa di piccolo ma autentico che cambierà la direzione di tutto, ok? L'ambizione qua non è più sforzo, è ispirazione in azione. Come vi dico sempre, la prima legge dello yoga sciamanico, che si chiama Yasa, è la suprema condotta e l'assenza di sforzo. Quindi questa ambizione non sarà più una lotta, no, un'ispirazione in azione. È talmente bello farla che non lotti più. E qua, che cosa ci dice questo? Quando l'energia esplode, no? Che stai tornando a guidare la tua vita ma con equilibrio, 2 denari. Saprai gestire più cose insieme, mi dice, con grazia, con fluidità. Questo carro ti porta verso una nuova fase di espansione e di armonizzazione, maschile e femminile, spirito e materia, intuizione e azione, che finalmente si bilanciano, no? Bilanciano. Il dono è la padronanza del ritmo, cioè sai quando accelerare e quando respirare. E il mondo, vedrai, risponderà alla tua nuova vibrazione, ok? Wow, vediamo un po' che cosa ci dicono, cosa ci dice lo sciamano sulla tua realizzazione col carro e 2 denari. Il flusso, che cosa ti ho detto? Non so se l'ho detto qua l'altra stesa, però mi stava venendo in mente il flusso. Allora, qua c'è una persona che plasma la realtà con semplicità, con naturalezza. Quindi quando acquisisci questa forza, sapendo che l'amore non è mai andato via, la vita ti restituisce tutto quello che hai dato con pazienza, tu inizierai a plasmare la realtà in modo dinamico, in modo equilibrato, bellissimo. L'energia che acquisisci è proprio stare nel flusso e co-creare gli eventi. Stare nel flusso e co-creare gli eventi, senza respingerti, senza combatterti. Ok? Vediamo un'altra qualità con queste. Vediamo sulla qualità del carro ancora. Grande, grande, dilettante, sarà la prima volta, come se stessi facendo delle cose che volevi fare e che non sai come fare, però è la gioia di farle, un po' dilettante, cioè qua dice
Godi praticando attività artistiche senza necessità di essere un professionista, ti diverte il pericolo di metterti in gioco, insomma, il senso qual è di questa carta? Ti divertirai a fare cose che non hai mai fatto perché avrai una gioia ritrovata, un benessere ritrovato. È come se, sai, eh, quando magari sei piccolo, sei in una scuola di maghi, mi viene un po' in mente Harry Potter. Sei in una scuola di maghi, ti insegnano a fare le prime magie, ma che bello questo, quest'altro, che bello, fai un po' di disastri, cose, ma il gusto di farlo, di stare in quel viaggio, non c'è una meta in sé, ma il gusto di sperimentare e di fare. Quindi ti troverai completamente a qualcosa di nuovo, c'è qualcosa di nuovo che arriva, un'iniziazione, un'ispirazione, la meta non sarà più l'obiettivo, ma il viaggio in sé. Perché è amore che ti guida, mi spiego. È amore che ti guida qua, incredibile, bellissimo. Vediamo qual è la porta che apre. La porta dell'arcobaleno. Quando arriva l'arcobaleno, come ti senti? Che cosa vede un bambino quando vede l'arcobaleno? Wow! Ok, ti dice che se stavi passando un periodo buio o un periodo nero, questa carta, o anche una depressione, qualsiasi cosa, è finita. È finita. Va bene? Numero 17, corrispondente anche all'arcano della stella, la fede, la rinnovata, passami il termine, lo sai che non mi piace la parola speranza, è quella bellezza che ti fa commuovere, ti fa luccicare gli occhi. Aspetta di tutto questo perché tutto questo, dopo tanto anche dolore e afflizione, è in arrivo per te. Ok? Che stese potenti, ragazze e miei ragazzi. Mi raccomando, praticate sempre. La pratica dei 21 giorni la trovate qua sotto, che migliaia delle nostre sorelle stanno ormai raggiungendo livelli stupendi. La trovate qua sotto all'info box, praticate e realizzate la grande missione e il capolavoro della vostra anima. Detto questo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!